Per iniziare lo streaming sta per iniziare, sei dal vivo. Adesso spero di non avere delle noie con il mod, perché era del 2013, sono andato, me lo sono fatto cambiare, perché non è possibile stare con un modem più di 5 anni. Allora inizio con il meteo. Innanzitutto salve a tutte e tutti, il vostro amico Sant'Enchan vi saluta. Poi che dire, che stiamo a Roma, giovedì, credo 5 di luglio, e vabbè, sono le 18:30 circa, soleggiato, 31 gradi, vento 10 km orari, umidità 52% e si sente, col caldo si sente, però sono 87 gradi Fahrenheit, sempre umidità 52% e vento 6 miglia per ora. Così inizio allo stile che tempo che fa. Allora qua correggiamo un po' i dati del video. eh, Mi chiede sempre il cellulare se voglio fare attivare la super chat e poi mi dice che non posso. Grazie. Non ho le 4000 ore di visuals. Allora qua correggiamo il titolo, perché col cellulare si può scrivere poco. Ecco, salviamo il titolo, poi vediamo un po' avanzate. YouTube Creative Commons, la lingua italiano, data di registrazione oggi. Voi sapete che io metto sempre i miei video in Creative Commons Attribution, quindi mi raccomando, se volete utilizzare parti di un mio video o di molti miei video o di tutti i miei video, o addirittura caricarli per intero sul vostro canale, lo potete fare. E questo lo dico proprio qua correggiamo di nuovo il titolo, scusate, che provocherà, perché poi faccio un chiarimento sotto, ma ci voglio mettere. Ecco fatto, punto esclamativo. Allora il titolo di questo video lo dice tutto: la legge sui diritti di autore dell'Unione Europea e il casino che provocherà, ovvero sia quando la cura è peggio della malattia. Chiaramente c'è una ragione per la quale si vuole proteggere il copyright. Per esempio, la ragione, e grazie per i 2 like, è che se tu vai a cercare un libro, metti il nome dell'autore e il libro, capace che salta fuori un'anteprima in internet. Per esempio Google Libri ti fa vedere l'anteprima del libro, a volte un 70 un 80% del libro è disponibile. Allora che succede? Che di questi tempi, che la gente non ha tempo da leggere, di andare a comprare un libro, di ordinarlo, che costano cari, trovare un'anteprima di un libro, magari un 60 un 70% del testo e delle immagini, fa sì che la gente decida che è meglio approfittare dell'opportunità di vederlo in formato ridotto, allo stile Reader's Digest. Non so se si pronuncia così, ma Reader's, allo stile Reader's Digest, che è una
qua lo dice, ma qua ve lo scrivo. E qua non ha copiato niente. Vediamo, copia, così insomma. Reader's Digest è una rivista mensile statunitense fondata nel 1922 che tratta argomenti di carattere generale per le famiglie. Esce in un formato caratteristico di dimensioni ridotte, dette anche il formato Digest, e in pratica pubblicano dei libricini che sono il riassunto di racconti, di novelle, di libri vari. E quindi adesso c'è la Reader's Digest, che è internet, che è il web. Tu vai a cercare, ci sono degli audiolibri caricati in YouTube. Google libri ti dà l'anteprima dei libri. Allora, chiaro, siccome internet è controllato dagli Stati Uniti, soprattutto in Europa si stanno scocciando di tutte queste anteprime di libri, di musica e di prodotti vari che vendono di meno, e vogliono proteggere i diritti d'autore, ma in pratica ne saranno proprio dannificati gli stessi produttori, perché oggigiorno la rivoluzione innescata dall'internet e dal web non si può revertire, non si può tornare indietro a un'epoca nella quale non c'erano queste cose. Quindi oggigiorno chi non è presente nel web non vende. Molti vedono l'anteprima di un libro e decidono comprarlo, perché non si sa mai quello che vai a comprare. Si pubblica così tanto e molti no. Ma se tu metti delle limitazioni, si ritorna al vecchio sistema del peer to peer, dove con Kazaa, per esempio, o altri server, la gente si scambiava dati. Quelle piattaforme non erano penalizzabili perché permettevano l'interscambio da utente a utente, e quando tu la attivavi diventavi anche un server, perché ci mettevi per la condivisione degli archivi di testo, di musica, dei filmati che dovevano essere tuoi, ma magari non erano tuoi. Quindi scannerizzavi un libro e lo condividevi, e poi andavi a ricercare nel motore di ricerca di Kazaa libri digitalizzati. E quindi voglio dire, se impediamo ai musicisti di stare presente in YouTube o alla gente di fare parodie, si ritorna al vecchio peer to peer di quando avevamo il modem a 56 kilobit, modem telefonico, e si scambiavano con più facilità i dati con download accelerator plus, che ti permetteva di frammentare gli archivi che scaricavi in tanti pacchetti, o il Kazaa, che era lo scambio proprio fra utenti. Quindi potevano multare le persone perché si scambiavano archivi che non erano loro, ma non li multavano perché utilizzavano Kazaa. Kazaa era una piattaforma lecita di scambio fra computer e computer collegati alla rete Kazaa, ma quello che facevano gli utenti era scambiarsi le canzoni estraendole dai DVD legali o magari da delle copie, e poi scambiandoli direttamente fra utenti. Ma d'altra parte quello dello scambio di materiale, se è quella cosa che preoccupa, è un qualche cosa di inevitabile, perché per esempio se qualcuno non può utilizzare Kazaa, il P2P in generale, peer to peer, o fare delle parodie in internet, ti manda delle cose via email, via Skype, via va la macchia se ne va, via insomma tutte le messaggerie istantanee che ci sono,
per non contare che i diritti di autore non sono tanto tenuti in considerazione dall'Unione Europea quando si tratta di materiale che non è stato prodotto in Europa. Per esempio Dailymotion è meno rigida addirittura che YouTube, per poi non contare i social forum come vcontact o altri, dove puoi caricare il materiale che vuoi e non ci sono reclami di diritti d'autore in generale, quindi puoi fare delle parodie in vcontact che non reclamano i diritti d'autore. Certo, molti youtubers ne saranno svantaggiati di tutto questo. Io in cambio no, perché tutto il materiale che io produco, soprattutto da quando faccio le live, poi non so se oggi farò un tutorial di gastronomia cassareccia per la cena, perché già in questi giorni ne avevo filmato uno di come fare un pranzo, che non vi voglio dire nulla, deve essere una sorpresa, ma ho fatto un tutorial di come preparare un pranzo dopo tanto tempo. Forse lo carico, forse no, perché lo devo assemblare, fatto con il cellulare. Il Nokia Asha 302. Io ho questo materiale vecchio, non vi chiedo denaro come fanno molti youtubers, non ho neanche un account di PayPal, di queste cose qua. Vi chiedo soltanto poche cose per aiutarmi, perché io guardo i video dei miei iscritti, non sempre entro in YouTube, ma li guardo, quindi mi avete sempre con voi. Commentate questo video per farmi sapere cosa ne pensate della legge sui diritti di autore dell'Unione Europea ed il casino che provocherà, se veramente ne vale la pena di fare questa legge. È anacronistica, ovvero sia, quando la cura è peggio della malattia, sarà realmente così o no? O si arriverà a un accordo economico eh, fra l'Unione Europea ed i giganti del web? Quindi commentate questo video, voi cosa ne pensate? Poi se vi piace, come in questo caso già c'ho 2 like, e mi raccomando condividetelo, condividetelo, perché io voglio sapere l'opinione di quante più persone possibili. Per questo faccio questo video. Condividetelo e soprattutto invitate gente al mio canale, e se non l'avete ancora fatto state in tempo a farlo. Iscrivetevi al mio canale ed azionate la campanella. Vabbè che sono ormai tanti giorni che non faccio un video, però insomma sono più di 2 giorni che vediamo un po', perché dico le cose e poi magari no, voi mi chiedono di essere preciso. C'ho 1076 iscritti. Allora no, una settimana fa ho fatto 3 video, e poi molti già sono di 2 settimane fa, altri 4, e poi altri 3 settimane fa, uno una settimana fa, e poi li ho fatti un mese fa. Molti li ho fatti un mese fa. Che quantità di video che ho fatti un mese fa. Beh, ho ridotto ultimamente i video che ho fatto perché non avevo tempo. Allora, nel mio caso, che io non uso materiale di terzi, non vendrò toccato da queste leggi. Forse magari la gente inizierà a guardare di più il mio canale se passerà questa legge sui diritti d'autore dell'Unione Europea, ma dovrò di sicuro rimuovere un sacco di copertine dei miei video
che le ho fatte creativamente prendendo materiale dalla rete. Ma quanti youtuber saranno affettati da questo provvedimento come dei salami? Già c'è Breaking News o Breaking Italy che è sceso a protestare, sono scesi a protestare in molti. Chiaramente io dico che il massimo equilibrio lo si raggiungerà quando si riuscirà a far stare insieme capre, cavoli e lupi, cioè d'accordo che bisogna permettere la creatività nel web, ma anche d'accordo sul salvare i diritti d'autore. Se uno che ha molte views legge un libro intero cartaceo, poi chi compra il libro e chi ascolta la lettura gratis, allora su quel libro ci sta guadagnando la piattaforma di video e l'individuo che ha letto il libro, perché magari monetizza pure, ma l'autore del libro non guadagna, a meno che non sia un'opera i cui diritti d'autore già sono caducati. Allora puoi leggere qualsiasi libro. Quindi ci deve essere un compromesso. Io dico, così come le tracce musicali, a volte si condivide il guadagno con chi ha caricato la con chi ha creato o detiene i diritti d'autore della traccia musicale, o a volte non si monetizza perché hai caricato qualcosa da internet. Quindi già questa legge in pratica è già attuata, perché io ho caricato del materiale facendo ballando con della musica, ho fatto dei video per Instagram e poi li ho caricati in YouTube, e in YouTube quando avevo la monetizzazione mi hanno detto monetizzazione non concessa perché chi detiene i diritti d'autore monetizzerà lui quando il video arriverà a monetizzare, chiaramente, perché se il video non monetizza non guadagna nulla. Infatti mi hanno tolto anche le anteprime e i video consigliati e li hanno adattati alle loro esigenze, perché hanno un sito, un canale di YouTube. Quindi già in parte questo è rispettato, però è logico che se io leggessi integralmente un libro, uno di quelli che ho alle mie spalle, e non si tratta di un libro che non ha più i diritti d'autore, ma un libro che ha ancora i diritti d'autore, ci dovrebbe essere un meccanismo per il quale se io arrivo a monetizzare più di 100.000 visioni, cioè arrivo ad avere le monetizzazioni di nuovo che me le hanno levate il 20 febbraio 2018 perché non ho 4.000 ore, però se arrivo a monetizzare di nuovo il canale e arrivo a guadagnare sul video fatto leggendo integralmente un video, mi danno 100 dollari, dovrei dare 50 dollari magari a chi ha i diritti d'autore sul libro o chi è proprietario dell'ibsn o isbn del libro. E mi sembra giusto, uno usa una musica, gli devono permettere di utilizzarla, però se arriva a guadagnare 1.000 euro deve fare deve condividere con l'autore della composizione musicale della canzone quello che guadagna. Se non guadagni non condividi nulla, sarà YouTube a condividere qualcosa in ogni caso. Quindi mi sembra che un compromesso si può raggiungere, però arrivare a una censura totale, che poi, come ha detto una persona che ho visto il video, ma non mi ricordo, io seguo sempre questa persona che carica dei video interessanti, adesso vediamo se lo riesco a rintracciare, perché carica dei video come esperto informatico e purtroppo mi scordo io il nome del niente, lo patrocinano anche firme, industrie, però ecco, più cerco e meno trovo. Chi cerca trova, è una bugia. No, no, sì, prima o poi trova, ma non quando gli serve. Di sicuro io lo troverò,
ma purtroppo perdo tempo cercando ciò che non troverò mai. È proprio una persona che fa prevalentemente parla di Apple. Forse ci sono un sacco di video che saltano fuori. Hai visto come quando cerchi qualcosa, qualcosa che ti serve e ne trovi tante altre, no? E vabbè, niente, ho fatto vedere, io ho visto di Mr. Bean un sacco di cose. Ci sono un sacco di video dal vivo adesso. Oh, oh, sì, c'è anche Cicalone Simone, i video suoi, ma niente di questo di questo youtuber basta, non vi faccio più perdere tempo cercando, perché ho visto così tanti video ultimamente dei miei iscritti che in pratica niente niente proprio zero assoluto. Oh, quando cerchi qualcosa non la trovi e quando non ti serve YouTube te la suggerisce. È incredibile. Probabilmente adesso che esco fuori da YouTube ammazza, sta a saltare la luce. Che succede? Vuoi vedere che salta la luce? Salta la luce. Vabbè, non vi faccio più perdere tempo perché vi ho fatto perdere tempo cercando vano quello che non riuscivo a trovare. E poi vabbè, poi per sapere chi era ve lo dirò un'altra volta. Però è uno che è bravo a riparare i cellulari, ha anche, e vediamo se lo trovo così, ormai ho fatto 40, ho rotto l'iPhone X, ecco, è uno che se la passa rompendo. Mi hanno rotto l'iPhone, non è uno scherzo. Vabbè, ma come uno che morde l'iPhone. Ho rotto l'iPhone 8 di mina col simbolo indiano, scherzo. Vabbè, papà mi compri l'iPhone 10? Reazione. Non riesco. Vediamo, no, questo aveva rotto anche l'iPhone 6. Vediamo l'iPhone 6 ah, ecco qua, l'ho trovato, perché un sacco, ci sono un sacco di video di persone che iPhone 6 rotto, un sacco, e quindi 3 anni fa iPhone 6 rotto la fa Guagna TV. Invece no, lui che ha parlato del problema dei diritti d'autore è stato Black Geek.
Black Geek, che dopo mi vedrò il video cos'è Instagram TV e come avere successo. L'ha fatto una settimana fa e adesso un giorno fa ha fatto internet morirà domani, tutti al riparo. E io condivido molte delle cose che dice Black Geek nel suo video, quindi per non allungarmi troppo, per non fare come tiramolla. Molti di voi saranno giovani e non sanno chi è stato tiramolla. eh, Tiramolla fumetto, ecco qua, ci sono anche dei video, guardatevi, sono belli. Ah, oggigiorno Wikipedia non è oscurata, quindi posso dirvi chi era. Tiramolla, ecco, andatelo a cercare, qua vi ho messo il link. Però siccome sono già 26 minuti che sto trasmettendo e che ho detto l'essenziale, cioè che in pratica io non sarò affettato come un salame o come un insaccato, come un mortadellone dalla legge europea sui copyright, sulla violazione dei copyright da parte del web, di internet, perché io carico tutto materiale originale, come potete vedere. Non faccio nulla di editing da quando c'è il live, per non dover fare editing. Però ho filmato dei tutorial di gastronomia casareccia che non mi animo a caricare, e invece dovrò farlo perché ho attualizzato l'editore di video, che io utilizzo un editore di video che voi dovete sapere qual è. Ehm, e questo proprio a volte è così lento il mio computer, cambio nome ma non cambio nome, copio, chiudo, quindi non si cambia nulla nell'accesso diretto, accesso. E ecco qua vi dico qual è l'editore, il mio editore, che l'ho scaricato gratis da internet, il VSDC Free Video Editor. A meno che non debba fare degli assemblaggi, che allora utilizzo il Windows Movie Maker, però utilizzo questo. Poi volevo mettere una cosa in più, a questo video. Ecco qua, ecco qua, ci metto che nella descrizione, a chi mi darà tanti like, ma tanti like in Instagram, eh, io veramente lo saluterò per davvero in un mio prossimo video. Quindi smanettate i like in Instagram, commentate i miei video, lo metto pure in inglese perché voglio essere cosmopolita, e poi lo metto anche in altri video
quindi vediamo un po' che mi manca qua. Questo qua, questo, scusate, lo faccio adesso in diretta. Non l'ho messo in inglese, chissà perché. Vabbè, basta così, mettiamo un po', vediamo qua. Ecco qua, sto per finire e poi vi saluto. Uno direbbe perché non ci saluti adesso? Sto aspettando se qualcuno entra nella chat, chat, e invece no. Ricordatevi che se voi volete che vi commentate, che vi commenti i vostri video, dovete farlo anche con i miei, perché molti mi chiedono: ah, passa a guardare nel mio canale, mi scrivono nei social forum, aiutami a aumentare tutte le visualizzazioni, eccetera, iscriviti. Certo, subito, però purtroppo non c'è un programma per cancellare da YouTube tutti quelli che non mi seguono, perché io mi sono iscritto a un sacco di canali, poi loro si sono disiscritti. Invece credo che bisogna collaborare. Se c'è qualche video che mi piace io lo guardo, ma non è che io guardo tutti gli altri, e gli altri che si sono iscritti al mio canale, più di 1000 persone, non mi devono guardare a me, perché se no che cavolo si sono iscritti a fare? Vediamo un po'. Ammazza, ammazza bubu. Adesso ci sto mettendo una cifra. Vabbè, adesso siamo arrivati proprio agli sgoccioli, anche perché bisogna metterlo, insomma. Abbiamo esaurito ogni argomento. Allora, voi cosa ne pensate? Se cosa ne pensate alle 19:07? Cosa ne pensate? Fanno sempre 30 gradi di prima, il vento è diminuito, sembra 6 km all'ora, umidità 56%, non mi ricordo se è aumentata. Cosa ne pensate della legge sui diritti d'autore? Non ho avuto solo 2 like, ma nessun intervento nella chat, e una persona mi sta guardando adesso. Allora mi rivolgo a quella persona e a tutte e tutti voi:
la legge sui diritti d'autore dell'Unione Europea ed il casino che provocherà, ovvero sia quando la cura è peggiore della malattia. Non metto aspetto i vostri commenti perché è la prima cosa che voi sapete che io voglio che mi commentiate i video e poi condividete questo video. Già si può aggiungere un commento pubblico, vedo che YouTube è cambiato, prima quando c'era la diretta non si poteva commentare, adesso si può commentare guardando la diretta. Quindi se mi volete aiutare, se mi volete sostenere, se volete sostenere il mio canale, mi raccomando, posso anche aggiungerlo qua nelle cartelle di riproduzione, vediamo, eh, favoriti, video interessanti, i miei messaggi ai miei sostenitori. Ecco fatto, già ho editato il video e mi raccomando, se voi volete sostenere il mio canale, dategli like a questo video se vi è piaciuto, se non vi è piaciuto dategli dislike, commentate sotto secondo voi bisogna votare contro questa normativa è giusta, pregiudicherà il funzionamento di internet, bisognerà arrivare a un compromesso, rispettare i diritti d'autore ma anche dare certa libertà al web, oppure semplicemente se attueranno non si potrà attuare come dice GIC perché semplicemente non ci sarà abbastanza controllori in internet come per fare qualcosa. Beh, allora commentate e condividete questo video per far sì che anche altri lo vedano. Poi mi raccomando, un abbraccio a tutte e tutti voi, grazie per sostenermi e fate vedere i miei video a quante più persone possibili, magari state a casa di amici, parenti, familiari e fate vedere i miei video. Io sono disoccupato, voglio recuperare le ore di visuals perché YouTube mi deve del denaro, però hanno fatto il limite di ore per cui anche se ti devono pagare non ti pagano, poi alla fine non chiedo del denaro ma chiedo visuals, chiedo ore di visuals. Quindi andate in una festa, andate al lavoro, andate in palestra, a scuola, state col cellulare, con lo smart TV, con il tablet, con il laptop, con il notebook, con il PC, con la DC, mi raccomando, fate vedere i miei video in ogni posto voi vi trovate, a casa del vicino, dal vicino di casa, dal parente, dell'amico, dal familiare, al bar, al ristorante. Dice ma che cosa vuoi vedere? Vuoi vedere un programma nella Rai? No, no, vediamo un canale interessante di YouTube. E che sarà mai? Pranzando in trattoria, e mettete uno dei miei video, quello che vi è piaciuto di più, o magari l'anteprima del canale, magari entrate con il vostro account e così anche, sai, nella trattoria si mangia tutti assieme, la trattoria del paesello, no, fra giovani e vecchi, disoccupati ed ingegneri, studenti e lavoratori, giovani e vecchi, familiari, parenti, amici, vicini di casa. E allora se voi vedete nella trattoria i miei video entrando come user, magari con l'account del proprietario della trattoria, che ci avrà molti hanno un account di YouTube solamente per commentare i video perché non caricano nulla e neanche a nome loro, e allora sarebbe interessante vedere quello che la gente pensa mangiando in trattoria dei miei video. Magari ognuno ci scrive un commentario, sarebbe un esperimento molto bello, un esperimento sociale molto bello e che aumenterebbe le mie visuals, perché poi i loro contatti vorrebbero anche commentare, no? Quando vedono che il loro amico, parente, familiare, vicino di casa, compagno di lavoro, di sport, di studio e di quello che sia, di bocce, ha commentato il video, lo vogliono anche loro commentare, magari commentano il commentario, si mettono a dialogare tra di loro. Allora vi lascio perché veramente non so più che dire.
Ma voi che ne pensate sulla legge della legge sui diritti d'autore dell'Unione Europea ed il casino che provocherà? La cura sarà peggio della malattia? Chissà, io non lo so, e vi lascio a voi l'ardua sentenza. Ah, c'è un'altra persona guardando. Salve caro amico o cara amica che ti sei sintonizzato in questo momento. Io sono già 40 minuti in live e ho parlato di questa legge sui diritti d'autore, che in realtà sono tante. Amletta Bloom, buonasera Amletta Bloom, tu che ne pensi della legge sui diritti d'autore dell'Unione Europea e del casino che provocherà secondo molti, cioè ovvero sia quando la cura è peggio della malattia? Perché da una parte io avevo letto che era stata rimandata a settembre. Sì, come molti studenti anche le leggi vanno a settembre. Però tu che ne pensi? Perché da una parte bisogna tutelare i diritti d'autore, perché oggigiorno online trovi le anteprime di molti libri e gli scrittori non guadagnano nulla. Però dall'altra questa legge sui diritti d'autore andrebbe paradossalmente a colpire anche i mass media tradizionali. Se Piero Angela volesse fare un documentario sulla letteratura e menzionasse molte parti di molti libri, non potrebbe andare in onda quell'episodio di Super Quark. Quindi è una legge boomerang, perché è anche vero che molti autori di programmi, di giochi, di libri, di film ne traggono beneficio, perché uno che inizia a scrivere magari non lo conosce nessuno, magari internet. Ultimamente è vero che si è abusato troppo di tutto quello che gira su internet, esatto, ma come io ho già previsto prima nel video, si ritornerà ai tempi del peer to peer e di Kazaa. Però il caso che dici tu con Piero Angela è azzeccato, esatto. Gli stessi che vogliono tutelare i loro diritti d'autore ne sarebbero lesionati, perché per esempio fa che un gruppo editoriale è in mano a un gruppo giornalistico, fanno una recensione del libro che loro stessi pubblicano nel giornale, un utente denuncia il giornale per avere menzionato troppo del libro e alla fine dovrebbero pagare una multa a quelli del giornale, eppure è di proprietà tanto del giornale come della casa editrice i diritti d'autore del libro. Quindi è una legge boomerang. Purtroppo il progresso va avanti. Io mi ricordo quando tutti parlavano contro il pirataggio della musica, ma prima di internet, prima di Kazaa e del peer to peer, perché gli stereo con doppio lettore di cassette, doppio passacassette e il lettore di cd, che tu ti potevi copiare due cassette di musica di, io non so se i giovani d'oggi sanno che cos'è un cassette di musica, perché la tecnologia lo permetteva. E uno dei cantanti dei Pooh ha detto la stessa tecnologia già negli anni 80 70 permetteva di copiare disco di vinilo in cassette, in nastro, e poi la tecnologia degli stereo degli anni 80, quindi quella dei diritti d'autore non è una cosa scoperta oggi. Adesso con internet si è moltiplicato all'infinito. Però io mi ricordo nella prima decada del 2000, quando non si caricava in YouTube, che la gente si condivideva gli archivi di musica massivamente lo stesso. Amletum, sì, sì, si pensava che i cd scomparissero anche il flusso di youtube, ma invece adesso addirittura stanno rivedendo i dischi rivendendo i dischi in vinile e le audiocassette. Esatto, io voglio che ritorni l'audiocassetta, perché sono rimasto fregato
c'ho corsi di idioma russo che ormai da un decennio quasi non posso utilizzare perché non si trovano mangiacassette, capisci? La tecnologia che si rinnova. Mia madre non sa fare le foto con i cellulari, eppure questo cellulare è semplice, schiacci il bottone qua nel centro, ma lei faceva belle foto con il rullino fotografico, quindi devono rimettere in circolazione la tecnologia vecchia, perché altrimenti ci sono delle persone. A mia madre fa male agli occhi guardare lo schermo, è troppo luminoso per lei. È un peccato non trovare i mangianastri, esatto. Però dicevo, cara amica Amleta Bloom, che per me è un piacere averti in chat, da molto tempo che non ti sentivo. Se passa questa legge dell'Unione Europea, non è che si finisce di condividere il materiale. Io mi ricordo quando si multavano, si mandavano in prigione persone perché avevano un'eccedenza di intercambio di musica. Nel loro computer avevano più di 10.000 tracce musicali, perché con il programma Kazaa, non so se si scrive, vediamo come si scrive. Kazaa, sì, era questo, che mi sembra che ancora si può utilizzare. La gente, la gente si scambiava tonnellate torrenzialmente. Era per ogni computer che stava connesso alla rete, era diventava un server di Kazaa. Tu ti scaricavi questo programma e in pratica l'utilizzo di questo software viene finalizzato grazie agli spyware e adware installati all'interno assieme al software di Kazaa. Qua c'hai notizia. In pratica era per la colpa non era di Kazaa se si è fatto abuso, ma il fatto che la gente non creava delle cose di sua immaginazione, ma si scambiavano film, foto, video con i copyright. Allora poi alla fine hanno chiuso Kazaa, anche perché hanno visto che era più conveniente caricare i cantanti, chi deteneva i diritti d'autore, i video, gli audiolibri e i libri e le immagini in YouTube, per esempio. Però Kazaa era uno dei un'applicazione peer to peer, significa usuario a usuario, un'abbreviazione inglese, e io in parte ho cercato di utilizzarlo. Infatti quando c'avevo l'internet, nella prima, fino al 2006 ho avuto la connessione da 56 kilobyte, modem telefonico. Non potevo guardare dei video, poi a parte che YouTube non c'era, mi sembra. Allora ho scaricato molti video di arti marziali. Esatto, io ho scaricato qualcosa, ma era molto lento perché c'avevo il modem 56 kilobyte. Poi dal 2010 non se ne ha più avuto bisogno, perché con le reti in pratica si poteva direttamente vedere il materiale che si necessitava. Per esempio molti artisti marziali hanno iniziato, invece che vendere i DVD di arti marziali che poi si contraffacevano, si copiavano e si trasmettevano in sharing, in file sharing, hanno iniziato a caricare i video in YouTube, perché se uno è un maestro di ninjutsu ci guadagna di più a avere 100.000 visuals in YouTube, che gli fa pubblicità anche al ginnasio,
piuttosto che vendere i dvd in librerie e nelle edicole. E quindi secondo me, più che la questione del copyright, dovrebbero cercare un modo per eliminare la diffusione delle bufale. Sì, ma anche quello è difficile, perché come puoi differenziare una bufala da una parodia? A meno che non dicano alla gente perentoriamente di non vaccinarsi, di non usare la medicina, perché le bufale stanno distruggendo il mondo delle notizie vere, e lo so. Ma allora dovrebbero fare in modo che, perché non sia considerata una bufala, l'autore dichiari all'inizio del video che sta facendo una parodia. Perché per esempio, se oggigiorno lavorasse con YouTube Alighiero Noschese, starebbe facendo bufale o parodie? Io credo che in parte le bufale ci sono per l'ignoranza o la analfabetizzazione culturale o funzionale che soffrono molti utenti, perché io credo che molti giovani d'oggi, guardando un'imitazione di Noschese del TG1, pensino che era il vero TG1 dell'epoca. Non vedono che Alighiero Noschese è truccato imitando il giornalista di turno, magari credono che è veramente Alighiero, che è veramente il giornalista di quell'epoca. Quando Alighiero Noschese imitava Enzo Biagi, gli somigliava. Se un giovane d'oggi vede un video di Alighiero Noschese imitando Enzo Biagi e un video di Enzo Biagi, magari non ne vede la differenza, non sa apprezzare dal tono dell'impostazione della voce e dal tipo di notizie che è una cosa umoristica. Quindi io penso che le bufale si diffondano per l'ignoranza che c'è fra alcuni spettatori. Quindi se il mondo delle notizie vere è stato distrutto, lo stanno distruggendo le bufale, e anche perché abbiamo il mondo dell'istruzione vera che è stato distrutto da internet. La gente studia ormai attraverso internet tutto quello che trova in internet. La scuola italiana non è più funzionale, e poi si vuole un'università di prestigio con la scuola secondaria che va a sfascio. Ma ti rendi conto? Ormai nessuno vuole più studiare a scuola, i genitori vanno a picchiare i maestri perché gli dicono: ma lei gli deve dare un pezzo di carta a mio figlio, ma che lo vuole rimandare per italiano o per geografia? Gli dovete dare, e va a picchiare al professore, il padre, e l'alunno poi che deve fare, per quanto buono sia? Perché magari va a picchiare il professore, ma non perché è cattivo l'alunno, ma perché se no lo pesta di botte il padre, come da quel maledetto professore non ti sei fatto promuovere. Sì, la cultura non esiste più, i giovani rifiutano la cultura e guardano solo ciò che passa a internet, e poi non hanno il senso critico e non hanno cultura come per interpretare le cose. Per esempio, io ho fatto molte parodie, ma chissà quanti giovani le hanno prese sul serio. Ma non è che ho fatto delle bufale, anche perché io sono molto surrealista, come tu sai, quindi è facile vedere che io non faccio delle bufale, ma parto per la tangente. La differenza tra me e un politico è che io ogni volta che parto per la tangente divorzio dalla realtà. Ogni volta che un politico parte per la tangente prende del denaro. Ecco perché sono disoccupato e non c'ho il becco d'un quattrino, perché dovrei fare come i politici, la tangente per la mazzetta, per il denaro, non partire per la tangente della realtà. Io invece faccio dell'ironia e parto dalla tangente, dalla tangente della realtà, cioè decollo, mi ritrovo nell'etere a quota stratosferica. Vabbè, fatto questo chiarimento, secondo me dovrebbero fare a metà e metà, perché i big di internet e del web, che internet e il web sono controllati principalmente dagli Stati Uniti, cara Amleta Blomer, dovrebbero Blom, cara Amleta Blom, scusa,
dovrebbero rispettare i diritti d'autore. Per esempio, se io utilizzo una traccia audio in un video, mi possono dire: tu dovrai condividere i guadagni quando li otterrai con il legittimo detentore dei diritti d'autore. Se io leggessi uno dei miei libri per intero, dovrebbero fare che io condivida i diritti d'autore del mio video con il legittimo detentore dei diritti d'autore del libro una volta che raggiunga una quota accettabile di guadagni. Però c'è un fatto: che YouTube monetizza uguale pure se io non supero le 100.000 views, quindi è una lotta per i diritti d'autore con i giganti di internet, non con gli usuari, con i piccoli usuari, perché sono loro che dovrebbero pagare. Adesso ti lascio perché c'ho da fare, è tardi, e grazie del tuo intervento, Amleta Bloom. Se poi condividi questo video affinché altri lo commentino.